Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Ieri abbiamo letto insieme e commentato le parole di Iglitare, parole importantissime perché hanno spiegato quelli che sono gli obiettivi del mercato del Milan, spiegando anche cosa possiamo aspettarci da questo nuovo progetto sportivo e dalla nuova squadra Made in Allegri. Oggi andiamo a leggere e commentare insieme le parole di Furlani che sono arrivate ieri in concomitanza con quelle di Iglitare, ma che meritavano secondo me un approfondimento a parte, e quindi oggi faremo questo secondo step dell'analisi della comunicazione della nostra società, comunicazione che io avevo auspicato, avevo chiesto qualche video fa espressamente alla nostra società di comunicare, perché il silenzio era assordante, il silenzio crea problemi perché crea preoccupazioni, le persone poi immaginano il peggio, crea un malumori, crea un ambiente non positivo. Invece se uno parla chiaro e soprattutto se poi mantiene le promesse, questo genera un miglioramento dell'ambiente e di conseguenza questo miglioramento ambientale ricade positivamente sulla squadra, su questa nuova squadra 2025-2026 che è chiamata ad aprire un ciclo di competitività, perché dovrà competere sin da subito per le prime 4 posizioni del campionato. Prima di tutto però vi chiedo, come faccio sempre, di sostenere questo canale con 4 cose semplicissime e totalmente gratuite: iscrizione con un click, accendete la campanella fondamentale per l'algoritmo perché aiuta a far conoscere questo canale, e like se vi è piaciuto il video, e commento di 2 tipi: tattico se volete semplicemente sostenere il canale, un ciao, un grazie va benissimo, oppure dite la vostra, non abbiate paura di esprimervi, siamo in una community totalmente aperta, non ci sono limitazioni di nessun genere se non quella di portare rispetto e di comportarsi in maniera civile. Quindi dite la vostra, sarò contento, mi farà piacere leggere ogni vostro commento e per quanto possibile cercherò di rispondere a tutti. Grazie a tutti. Allora, prima di andare sulle parole di Furlani, alcune notizie di calciomercato che, ricordiamo, in questo momento è il nostro focus, perché il calciomercato è quell'attività che viene fatta in questo periodo e che da questa attività della nostra società, come dicevo, si capirà molto del nostro futuro. Allora, su Xhaka si sono fatte tante illazioni in queste ultime ore, c'era addirittura chi diceva che sarebbe saltata la trattativa. Niente di tutto questo. Xhaka ha praticamente la strada spianata, lo ha detto suo padre dicendo che il Milan lo ha cercato, lo vuole fortemente e che Xhaka vuole fortemente il Milan. E ora ci sono anche notizie dell'apertura da parte del Bayer Leverkusen, che per una questione probabilmente anche di rispetto nei confronti di un giocatore che ha dato tanto a quella squadra, è disposto ad abbassare un po' le pretese che erano arrivate effettivamente a cifre troppo elevate considerando l'età del giocatore. Potrebbe il Milan riuscire a trovare un accordo intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi. Al limite si tratterà di dare 10 milioni più bonus, di arrivare quindi a 12 milioni, ma io credo che per una questione di pochi milioni la trattativa si possa chiudere. Sono molto fiducioso che Xhaka arrivi al Milan, anche perché ho già detto più volte che Xhaka è fondamentale per la ricostruzione della squadra, per la ricostruzione del gioco di Allegri e soprattutto per la ricostruzione dello spogliatoio, perché ci vogliono leader, ci vogliono esempi sani all'interno di uno spogliatoio, ci vogliono persone, uomini soprattutto, che siano integri dal punto di vista professionale e dal punto di vista mentale, e quindi Xhaka come Modric sono esempi che possono sicuramente far bene al Milan. Adesso andiamo, senza perdere altro tempo, a leggere insieme le parole di Furlani. L'articolo della Gazzetta che le riporta si intitola Furlani: Tare e Allegri pilastri del cambiamento, ma questa non è una rivoluzione. Io ho già detto che questa è una cosa non corretta. Ho già detto in passato che Furlani a volte non perde occasione per stare zitto, perché le poche volte che ha aperto bocca ha detto cose che hanno incitato il tifo rossonero contro la dirigenza e contro la proprietà, perché non sa comunicare e quando comunica lo fa nella maniera più sbagliata possibile. Allora, la comunicazione serve per inviare un messaggio.
e il messaggio serve per raggiungere un obiettivo. Quindi se la società del Milan, tutta, dalla proprietà a venire in giù, visto che in questo momento il tifo rossonero si è dissociato dalla proprietà e da gran parte della dirigenza, esclusi ovviamente Tare e Allegri, visto che il tifo rossonero è col fucile puntato contro la vecchia dirigenza e la proprietà perché hanno fatto disastri, è ovvio che l'obiettivo della società AC Milan tutta è quello di ripristinare un buon rapporto con la tifoseria, perché per poter costruire una squadra che abbia un senso e che possa essere competitiva occorre un ambiente sano. Per ricostruire un ambiente sano occorre che il tifo sia dalla parte del Milan e quindi occorre che la proprietà e i dirigenti facciano qualcosa per recuperare un rapporto che si è rotto, che si è incrinato. Quindi se la proprietà, quindi se la AC Milan nella veste del dirigente Massimo Furlani comunica, lo deve fare con un unico scopo, quello di riportare il tifo dalla parte del Milan, e quindi tutto quello che dice deve essere funzionale al raggiungimento di questo risultato. Se apre bocca e dice questa non è una rivoluzione, quando è evidente che è una rivoluzione, perché stiamo cambiando praticamente 7/11 di squadra se non di più, e perché abbiamo cambiato direttore sportivo, che non è che l'abbiamo cambiato, non c'era, l'abbiamo messo, perché abbiamo cambiato l'allenatore, perché abbiamo cambiato la filosofia, abbiamo cestinato il Moneyball e abbiamo scelto di fare le cose come si facevano un tempo e come si fanno nel calcio, con criterio, con persone competenti. Se è cambiata la scelta dei giocatori perché prendiamo quelli già fatti e finiti e non più solo talenti, è ovvio che è cambiato tutto. Perché dire che questa non è una rivoluzione? Furlani cosa pensa? Che facendo così noi tifosi siamo scemi e pensiamo che effettivamente non è una rivoluzione? Lo sappiamo bene che lo dice per pararsi il di dietro, come per non ammettere che è stato tutto un disastro, visto che lui è il principale responsabile. Ma questo è un atteggiamento che Furlani probabilmente non solo non cambierà mai, ma non ha neanche capito a cosa serve la comunicazione e come si utilizza. Non perde occasione per farsi odiare dai tifosi rossoneri. Fortunatamente però, concludo questa parentesi, la situazione è in mano a Tare, che insieme a Allegri sta facendo la cosa giusta. Quindi a tutti quei tifosi che temono che Tare e Allegri facciano la cosa giusta ma che poi Furlani mette bastoni fra le ruote, scordatevelo. Tare ha carta bianca e Allegri pure, e quindi siamo in buone mani, state tranquilli. Allora, continuiamo. La di rossonero di Max mi ha colpito la conoscenza del Milan e a quanto tenesse a questo club. Ibra e Moncada, risorse molto importanti. Questa non è una rivoluzione, e ripeto, l'ha detto per pararsi di dietro, ma noi sappiamo che invece lo è, perché hanno fatto un disastro su tutta la linea a 360 gradi. Giorgio Fulani racconta il progetto del Milan 25-26 e dice che sarà un cambiamento, come dire, correggeremo il tiro. Ma come si fa a dire una stupidaggine del genere? Correggeremo quale tiro? Quale tiro? Ma perché hanno quasi mancato l'obiettivo? Si corregge il tiro quando abbiamo quasi fatto centro, ma ci manca tanto così. Sono andati a chilometri dall'obiettivo, ma di quale tiro stiamo parlando? Ma di quale obiettivo? Ma di quale correttivo stiamo parlando? Qui si è cambiato arma, si è cambiato la distanza, si è cambiato il tiratore, si è cambiato tutto, ma di cosa stiamo parlando? Mi fa veramente innervosire, quest'uomo mi fa innervosire. Non tutto è da buttare, no, non tutto è da buttare. Infatti salviamo i fili d'erba di Milanello. Come dire, Furlani ha incontrato alcuni giornalisti assieme al nuovo direttore sportivo Iglitare e ha spiegato il senso dell'estate rossonera. Non abbiamo bisogno di una rivoluzione, l'obiettivo è mirare a essere competitivi per puntare a vincere trofei. Parole senza senso, parole vuote, parole che non significano nulla. Non sa comunicare, si dà la zappa sui piedi da solo. Tutto quello che dice può essere usato contro di lui e lui fa di tutto per farlo usare contro di lui. Scusate, ma a me questo personaggio veramente mi indispone. I primi due pilastri del cambiamento sono evidentemente Iglitare e Massimiliano Allegri, i due uomini di esperienza chiamati per gestire la ricostruzione. Sono i primi due acquisti, ha confermato Furlani. E ancora, abbiamo cambiato l'impostazione dell'area sportiva, ci siamo resi conto che sarebbe stato importante avere una figura come Igli
e Igli in particolare. Sono convinto che con lui abbiamo fatto la scelta giusta, lavoriamo nella stessa direzione. Max il vincente, sì, ma com'è successo? Furlani spiega, Igli ancora prima di cominciare mi ha detto Allegri è l'uomo giusto e questo dimostra che Iglitare aveva le idee chiare sin da subito, è per questo che è un vincente, è per questo che ci serve, è per questo che ci riporterà ai nostri livelli, perché è un esperto, è un conoscitore del calcio, perché ha capito tutto e perché sapeva già cosa serviva al Milan e la scelta di Allegri lo dimostra. Abbiamo puntato sull'allenatore con più trofei nella storia del calcio italiano, un allenatore con una storia di vittorie e una storia nel Milan. Volevamo qualcuno con esperienza nel calcio italiano, i primi passi sono incoraggianti, Furlani e Allegri si sono confrontati, Allegri ha portato la sua visione aperta e Furlani ha accettato con piacere di dare più spazio all'allenatore sul mercato. E vorrei anche vedere, ha accettato Furlani di dare più spazio all'allenatore sul mercato, ma da che mondo è mondo, lo ha detto anche Sacchi, se vuoi costruire una squadra vincente è l'allenatore che deve fare il mercato, perché deve scegliersi gli uomini in base al gioco che vuol fare, in base allo spogliatoio che vuol costruire, e loro invece, ve l'ho già detto 1000 volte, venne Allegri lo scorso anno a dirci abbiamo già fatto acquisti senza neanche sapere chi era il futuro allenatore, perché gli acquisti li fa la società. Poi arrivò Fonseca, gli misero in mano una squadra che non era la sua e sono nati disastri, ma per forza sono nati disastri, perché se un allenatore non ha scelto i giocatori, come potete pensare che possa creare uno spogliatoio unito? Come potete pensare che gli vadano dietro i giocatori? Come potete pensare che possa realizzare il suo calcio se non ha i giocatori adatti a fare il calcio? Quest'uomo mi innervosisce perché spara stupidaggini in continuazione, pensa di poter parlare di calcio ma non ne capisce niente e come apre bocca lo dimostra. Scusate, veramente. Un anno fa con Fonseca non era successo. Io veramente, ragazzi, cioè io vorrei averlo davanti, perché con tutto il rispetto, con le buone maniere, con educazione, senza nessun tipo di violenza, senza nessun tipo di polemica, gli vorrei fare due domande gli vorrei fare per dimostrargli quanto è incompetente calcisticamente. E gli vorrei dire, vuoi fare l'amministratore delegato del Milan? Delega, come stai facendo ora, delega, lascia fare a chi capisce di calcio, mettiti alla finestra e guarda e impara. Di Allegri mi ha colpito la conoscenza del Milan e del campionato, spiega Furlani, ha entusiasmo e conoscenza del Milan, della società, della squadra. Ci porta grande energia e voglia di far bene. Tare racconta un dietro le quinte della trattativa con Max, fa capire come la rapidità sia stata decisiva. Dopo il mio arrivo c'era la necessità di intervenire subito con un nuovo allenatore e dal primo contatto ho capito che Allegri teneva molto a questa società, aveva conoscenza profonda delle problematiche, da lì ho capito il suo grande interesse. Io e Giorgio abbiamo fatto un blitz a Lugano, lo abbiamo incontrato a lungo e abbiamo fatto sì che Max in 48 ore accettasse. Il rapporto ora è stretto, sento Allegri 4-5 volte al giorno e al corrente di tutto. Parliamo delle caratteristiche dei giocatori e delle opportunità che nascono quotidianamente. Ci siamo detti che la priorità la hanno determinati ruoli, poi vedremo il resto. Questo significa che stanno cercando di mettere a posto il centrocampo, che è la fase nevralgica del gioco di qualsiasi squadra di calcio costruita bene, perché il centrocampo è il posto in cui si costruiscono le azioni offensive e si distruggono le occasioni offensive della squadra avversaria. Quindi il centrocampo fa da filtro alla difesa e crea, portando palla e costruendo azioni offensive, crea i palloni da dare poi all'attacco per essere trasformati in rete. È la zona nevralgica del gioco, del calcio, e quindi si riparte giustamente, correttamente, come fanno le persone competenti di calcio, dal centrocampo. Il centrocampo verrà rivoluzionato totalmente, tanto per andare contro le parole di Furlani, e ci sarà Modric, Xhaka e probabilmente uno dei due tra Javi Guerra o Yashari o Yashari, come volete chiamarlo. Poi se arrivano tutti e due io sono al settimo cielo, perché sono due giocatori straordinariamente bravi, giovani e talentuosi, diversi ma comunque forti entrambi. Speriamo arrivino tutti e due, se no uno dei due, 3 centrocampisti nuovi, centrocampo a posto.
Poi si penserà a mettere a posto l'attaccante, che è fondamentale perché non possiamo giocare con una sola punta, c'è rimasto solo Santi Jimenez, che però verrà confermato e anche di questo sono contento. Poi si passerà al centrale difensivo e ai terzini, ma in un secondo momento, quindi una volta messa a posto la squadra titolare, in un secondo momento, quindi nella parte di agosto che rimarrà del mercato, se riusciranno a far partire esterni di attacco o altri giocatori a centrocampo, verranno sostituiti, quindi se andranno via Okafor, Chukwueze, eccetera, eccetera, ovviamente verranno presi altri sostituti. Quindi ci saranno due mercati, uno per i titolari, quello che verrà fatto subito, probabilmente entro il 10 di luglio, e poi ci sarà un secondo mercato che sarà quello delle, fra virgolette, riserve, perché oggi, come ho detto, le riserve non ci sono, nel senso che con 5 cambi puoi cambiare il volto di una partita, e quindi i titolari non sono più 11 ma saranno 16, 17, 18, e quindi saranno co-titolari, per così dire. La struttura Ibra e Moncada, la struttura del club così cambia. Furlani ha sempre l'ultima parola nelle decisioni, purtroppo, aggiungo io. Tare è l'uomo delle trattative, in contatto costante con Allegri. A qualche tifoso che nei commenti mi ha scritto: ma cosa pensate, che sia Tare a condurre le trattative? È Furlani che fa tutto. No, caro tifoso, fratello rossonero, non è così. Te lo dicono sulla Gazzetta e te lo dicono persone che hanno parlato direttamente in conferenza stampa con questi due personaggi. È Tare l'uomo che fa la trattativa. Furlani eventualmente dice sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, e mi auguro per lui che dica sempre sì, sono d'accordo con Tare, perché lui di calcio non ci capisce assolutamente niente. Tare è l'uomo delle trattative, in contatto costante con Allegri. Zlatan Ibrahimovic è il rappresentante della proprietà. Jeffrey Moncada ha funzione di capo scout, come vi avevo detto in un altro video, e qui sottolineo che cerco di darvi le informazioni più vere, più reali possibili. Qui non si fanno titoli sensazionalistici, ma si cerca di darvi notizie vere. Avevo già detto che la vecchia dirigenza era stata totalmente ridimensionata, ovvero che Furlani era tornato a fare, fra virgolette, l'amministratore delegato, non quello che mette bocca sulla parte sportiva, che Ibrahimovic era tornato a fare quello che avrebbe dovuto fare il portavoce di Cardinale, e che Jeffrey Moncada era tornato a fare capo scout, e così è stato. Tare e Allegri hanno spazzato via la vecchia dirigenza. Ovviamente Furlani è uomo Elliott, quindi non può essere cacciato. Lui comunque avrà la voce in capitolo, l'ultima parola, perché ovviamente è uomo Elliott, e quindi il fondo Elliott vuole essere sicuro che Cardinale faccia la cosa giusta, perché deve prendere i soldi dell'investimento, del prestito che ha fatto. Quindi, a parte Furlani, che ha un potere di veto e che speriamo che accetti le decisioni di Tare e Allegri hanno carta bianca. Andiamo avanti. L'amministratore delegato chiarisce tutto con un piano di precisazioni. Zlatan non è mai stato nell'organico dell'azienda Milan, e questa è un'altra stupidaggine. Ci vuole prendere in giro, ma non ce la può fare, perché noi non siamo stupidi. Zlatan Ibrahimovic ufficialmente non è nell'organigramma del Milan, e questo lo sappiamo tutti. È stipendiato dal fondo Redbird, quindi è un senior advisor, significa un consulente, diciamo così per semplificare, direttamente del fondo Elliott e del fondo Redbird, quindi di Cardinale, ma aveva preso decisioni e partecipava attivamente alla costruzione del progetto sportivo, anche se era apparentemente al di fuori del progetto, al di fuori dell'organigramma. Quindi è inutile che Furlani ci venga a dire Zlatan non è mai stato dentro il Milan. Non ci deve prendere in giro, non siamo stupidi. Il suo problema è questo, è che pensa che siamo tutti stupidi. Zlatan non è mai stato nell'organico dell'azienda Milan, rimane una persona molto importante nel nostro progetto come operating partner, che sono parole che non sono mai esistite nel calcio. Loro hanno inventato dei ruoli che non esistono. Questi sono i geni del calcio.
di Redbird. È una persona che noi milanisti amiamo, da giocatore ci ha portato a vincere, ha giocato in Olanda, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, ha una grande ricchezza di competenze. Quanto a Moncada, ecco, nel Milan da 7 anni, è una risorsa importantissima, rimane il direttore tecnico, conosce i giocatori, identifica i talenti in Francia e nel mondo come pochi o nessuno. Io non sono assolutamente d'accordo, non credo che sia un grande scopritore di talenti, ma questa rimane una mia opinione. Rimane centrale nel progetto. E vabbè, facciamocelo andare bene. È importante che lavorino Tare e Allegri e che riportino il Milan dove deve stare. Poi chiaramente saliranno sul carro tutti, no? Quando Tare e Allegri avranno riportato il Milan a essere competitivo e arriveranno le prime vittorie, saranno tutti lì a sorridere, a salire sul carro dei vincitori, quando questi disgraziati hanno distrutto quel Milan che noi avevamo faticosamente ricostruito dopo tutto il periodo post Berlusconi. Maignan e il no al Chelsea. L'equilibrio naturalmente non è semplice, la cessione di Reinders, che nell'ultimo anno aveva conquistato San Siro, lo dimostra. Le regole di gestione di Elliott prima e Redbird poi rimangono, l'idea di puntare su profili giovani e con ingaggio controllato, l'equilibrio di bilancio, la volontà di creare ricchezza dall'area commerciale per investirla nella squadra. Il calcio è centrale, tutte le risorse economiche generate vengono investite per la performance sportiva, ma ci sono dei paletti, dice Furlani, dobbiamo decidere come allocare le nostre risorse perché i soldi non piovono dal cielo. Maignan è un buon esempio. Furlani non cita esplicitamente il Chelsea, ma il riferimento è chiaro. Abbiamo avuto l'interessamento di un club inglese e non lo abbiamo ritenuto interessante. Mike è stato molto corretto e come lui il suo agente. Ha dato apertura a entrambe le soluzioni, anche a rimanere al Milan, e così Maignan è rimasto e forse sarà il capitano. Il Milan così prova a ripartire con lui e con il lavoro di squadra. Non c'è una divisione tra un'anima sportiva e il resto del club. Siamo un tutt'uno, precisa Furlani. Bella sfida. Questa lunga, strana estate di cambiamento può continuare. Io non commento queste ultime parole, che sono parole di circostanza. Ribadisco un concetto fondamentale. Si sono resi conto di essere dei cialtroni dal punto di vista calcistico, hanno ammesso non pubblicamente, lo hanno fatto fra loro, nel loro interno, i disastri che hanno causato. A noi deve interessare che sia arrivato Tare, che sia arrivato Allegri e che questi due personaggi ci riportino a un livello di competitività che come primo step abbia quello di entrare fra le prime 4, poi da lì si può sempre crescere e tornare anche a pensare di poter vincere lo scudetto. Ovviamente per la Champions League il discorso è molto più lungo. Per adesso è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa intervista, delle parole di Furlani. Ricordatevi di sostenere il canale con iscrizione, campanella, like e commento. Grazie per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video. Sempre Forza Milan!